Bene amici, oggi siamo sul lago di Como, nel cuore della motonautica. Sono con Dario Mezzano di Suzuki. Buongiorno Dario. Ciao, buongiorno. E siamo qui in acqua sul Naumatech Freccia 800 per provare il nuovissimo Suzuki DF250 Kuro, un motore con 4000 di cilindrata, 6 cilindri per 250 cavalli di potenza. Siamo quindi sul lago per testare il battello e il motore, vedere come si comportano in queste condizioni. C'è un vento teso a 25 km/h che genera anche un'onda corta, quindi potremo testare a fondo non solo le performance ma anche la stabilità di carena, perché questo Naumatech non è un battello qualsiasi, è il battello che ha vinto la 100 miglia quest'anno nel 2023 e ha anche una particolarità: l'acceleratore è a pedale, quindi possiamo ragionare come se fossimo in auto e iniziare quindi a navigare. Con l'invertitore ingranato ci troviamo a 650 giri, 2,5 nodi, consumo 2,1 litri per ora. Vi faccio già notare anche, come vedrete dalle riprese esterne, che i tubolari sono ridotti al minimo, ma sono in neoprene Orca, quindi il massimo della qualità disponibile, certificati, quindi nessun problema durante la navigazione, daranno anche pieno sostegno in virata. Iniziamo quindi a navigare. Sicuramente già saprete che Suzuki ha in gamma il DF250 e il 250 AP. In questo caso il motore si differenzia per essere una versione più sportiva, è stato ridisegnato il piede, è più affusolato per offrire minor attrito e quindi essere più performante in acqua, ed è stata anche rimodulata la centralina per offrire maggior spinta e maggior performance soprattutto ad alti regimi. In questo momento io mi trovo a 1200 giri in salita, 1500, trim totalmente abbassato, 5,4 nodi, consumo 6,7 litri per ora. Iniziamo a uscire nel lago, superiamo anche il ridosso, quindi vediamo quest'onda che si sta formando, iniziamo a dare gas, possiamo dire diamo gas perché col pedale è come se fossimo in auto. Vediamo come già a 8 nodi usciamo dall'acqua, si inizia a sollevare la prua, ma visibilità comunque buona, 2400 giri, 9,3 nodi, consumo 12,2 litri per ora. Il motore è dotato della tecnologia VVT che regola automaticamente la fasatura delle valvole per darci maggior coppia possibile, quindi Dario direi posso accelerare? Vediamo subito il cambio di passo, a fondo il pedale, guardate qui, ci incolla al sedile. In questo momento 17 nodi con onda corta, 18 nodi, avendo il pedale non riusciamo a tenere una velocità costante, ma 19 nodi, onda corta, 3000 giri, consumo 18 litri per ora. Quando siamo a questo ritmo, andatura costante, è attivo anche il lean burn che ci permette di regolare automaticamente la miscela tra carburante e ossigeno, consumando il meno possibile. Ma vediamo sempre sul dritto come si comporta. Inizio a dare un leggero colpo di trim, arriviamo a un 25%, carena più leggera, l'acqua scivola sui pattini, sicuramente sentirete il vento frontale. Siamo a 23 nodi, 25 litri per ora, consumo costante 1 litro miglio, motore grintosissimo, in più anche la pinna è asimmetrica proprio per ridurre l'effetto evolutivo causato dall'elica, e infatti il motore è disponibile solo in singola motorizzazione attualmente. Restiamo costanti sui 20 nodi, facciamo una virata a sinistra con onda al traverso. Guardate anche in derapata come siamo sempre reattivi. Ora con onda di poppa vediamo dove ci porta la motorizzazione, cambio di passo brutale, affondiamo il pedale del tutto, 5400 giri, 37 nodi, 38, 39, 41, trim 50%, 42, consumo 94 litri per ora, 47 nodi, 48 nodi, ci stacchiamo dall'acqua, consumo costante 6300 giri, 49 nodi. Quindi che dire, sportività ai massimi livelli e consumo alla velocità di punta di soli 2 litri per miglio per questi 250 cavalli. Come vi dicevo, anche la centralina è stata rimodulata per avere maggior spunto alla velocità di punta, limitatore settato sui 6400 giri, e quindi non ci resta che ruotare nuovamente. Guardate come possiamo sgasare qui
tubolari ci danno stabilità, immaginate di correre qui sul lago una competizione e addirittura andarla a vincere, perché il battello offre una stabilità incredibile grazie alla ruota di prua molto affilata che gli consente di tagliare pienamente le onde e avere il massimo del comfort a bordo. Quindi ora di nuovo prua alle onde, restiamo solo con invertitore ingranato perché la manetta che abbiamo qui accanto a noi serve solo per regolare l'invertitore tra marcia avanti, folle e retromarcia. Ovviamente stacco di sicurezza sempre ben allacciato. Dario ha anche una maniglia personalizzata per potersi reggere al massimo. E vediamo come si comporta in fase di accelerazione. Noi mettiamo il timone al centro e 3, 2, 1, via! Mamma mia che spinta! Fondiamo il pedale del tutto, sollevo trim, 20 nodi, 23, 26, 31, sull'onda dritta, 38 nodi, 40, 41, onda, 44 nodi, divertentissimo, 45, trim al 50%, controvento, contro le onde, 45 nodi. Signori, io starei tutto il giorno a fare avanti e indietro per il lago perché il battello assicura un divertimento incredibile e il motore è sempre pronto e reattivo. Vediamo anche con una virata seguendo il senso di rotazione dell'elica, virata dritta, guardate qui, mai nessun problema di cavitazione, riusciamo a ruotare e una volta sul dritto affondiamo il pedale. E che dire, non è un motore per il diporto tradizionale, è un motore per chi vuole divertirsi e cerca la sportività a bordo. In questo momento toccati sul display 48.5 nodi, ma tenete presente che siamo sul lago. Mi dicevi Dario, con il mare formato di Genova sono stati anche toccati 50 nodi. 50 nodi con il pieno di carburante. Con pieno di carburante. Attualmente noi invece siamo 2 persone a bordo, abbiamo anche noi il 100% del carburante, quindi vediamo man mano nel corso della giornata quanto riusciremo a spingere, considerando anche che c'è un po' di lago con onda corta. Chissà cosa riusciremo a fare con mare calmo. E quindi cari amici, non mi resta che rientrare in banchina. Purtroppo questo è il nuovo Suzuki DF250 Kuro montato sul Naumatech Freccia 800. È una combinazione che consiglio sicuramente a tutte le persone che vogliono divertirsi. Il battello offre un buon movimento a bordo grazie al suo layout. C'è anche un prendisole opzionale nella linea di prua e uno a poppa, ma ovviamente la finalità d'uso è prettamente come tender o chase boat o soprattutto mezzo da corsa come in questo caso, mentre per quanto riguarda il motore, come vi dicevo, è disponibile solo in singola motorizzazione, quindi consigliato per mezzi sportivi e persone che vogliono divertirsi, ma abbiamo visto che al tempo stesso riusciamo ad avere un consumo ottimizzato perché una media di 1 litro a miglio con questa reattività e questo profilo è davvero un ottimo risultato, merito come già detto della tecnologia Lean Burn. E quindi cari amici, non mi resta che concludere, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. Io effettuo un'ultima accelerazione e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team. Grazie ancora Dario!